Benvenuti al terzo episodio di Biografie Strane, la rubrica in cui vi racconto storie più uniche che rare di persone comuni alle quali è successo qualcosa di straordinario. Nel primo episodio abbiamo conosciuto il dramma che ha dovuto affrontare Malcolm, nel secondo la soluzione matrimoniale pupazzosa che ha trovato Santina. Io sono Filippo e oggi risponderò alle domande che da tempo immemore ci poniamo. Siamo soli nell'universo? Gli alieni esistono? E se esistono, dove sono? Oggi viaggeremo al confine tra l'ignoto e la certezza, ripercorrendo l'incontro ravvicinato del terzo tipo che ha fatto da apripista a tutti gli altri incontri ravvicinati, anche del quarto e del quinto tipo. Quindi mettetevi comodi per ascoltare la vera storia di Betty e Barney Hill, la prima coppia che è stata rapita dagli alieni. È l'estate del 1961 e ci troviamo nel New Hampshire, a Portsmouth, in America, dove da pochissimo si sono sposati Eunice Barrett, detta Betty, che è nata nel 1919, e Barney Hill, che è nato nel 1922. Ma chi sono Betty e Barney? Quelli dei Flintstones. Ma chi sono Betty e Barney? Allora, Barney è un afroamericano, è un ragazzo molto intelligente, tanto che al test per la misurazione del quoziente intellettivo ha ottenuto un punteggio di 140. Per intenderci, Albert Einstein ha ottenuto 160 e Barney vuole studiare, andare al college perché il suo sogno è fare l'ingegnere, solo che tutti gli dicono che non avrebbe mai potuto farcela a causa del colore della sua pelle, e quindi si arruola nell'esercito prima dell'inizio della seconda guerra mondiale. In guerra Barney è un tiratore scelto e un camionista. Durante la guerra purtroppo però rimane gravemente ferito ed è costretto a ritirarsi. Trova lavoro come impiegato all'ufficio postale, si sposa con una donna dalla quale ha avuto 2 figli e qualche anno dopo divorzia. Arriviamo così a quando conosce Betty, una donna molto distinta, laureata in scienze sociali nel 1958 alla New Hampshire University, che nella vita fa l'assistente sociale ed ha da poco pure ottenuto una promozione come supervisore. I due hanno amici in comune, si conoscono così durante una vacanza estiva a Portsmouth, dove Barney ha una casa che affitta per la stagione estiva. La propone a Betty dunque questa casa dicendole che gli avrebbe fatto molto piacere affittargliela. Insomma, un affitto tira l'altro e i due si innamorano e dopo qualche anno di fidanzamento decidono di sposarsi. L'aria che si respira in giro per le strade di Portsmouth però è parecchio razzista e nessuno guarda di buon occhio la coppia uomo nero, donna bianca. Anche per questo motivo, infatti, Betty e Barney, anche se di più Barney, iniziano assieme a fare attivismo per i diritti civili e Barney diviene consigliere nella commissione per i diritti civili. Nel 1961 Betty e Barney si sposano e vanno qualche giorno in luna di miele in Canada, a Montreal e alle cascate del Niagara. Sono quasi sicura si dica Montreal. Allora, in Canada si dice così. Montreal. A Montreal. E passano la luna di miele a Monreale. Scendono e vanno a Mondello, si mangiano una bella granita. Alle cascate i neoconiugi passano belle giornate mangiando prodotti tipici, guardando lo spettacolare panorama attrezzati di binocolo per non perdersi neanche un dettaglio lontano. Non so se tra di voi c'è qualcuno che le ha viste di presenza le cascate del Niagara, perché secondo me solo trovandosi lì ci si può rendere conto della spettacolarità di quel luogo. Tra l'altro, quando ci sono andati i protagonisti della nostra storia, ancora non era neanche iniziata la costruzione della Skyline Tower, la torre altissima dalla quale si può ammirare tutto il panorama, che è stata costruita ben 3 anni dopo, tra il 64 e il 65. Torre tra l'altro che in cima ha una costruzione dalla forma particolarmente a tema con il video di oggi, dato che sembra un disco volante parcheggiato. Ma torniamo a noi, perché Betty e Barney sentono di un'allerta meteo in arrivo e decidono di tornare a casa nel New Hampshire. È il 19 settembre 1961 quando Barney e Betty si mettono in autostrada verso le 22:30. Il viaggio in auto sarebbe durato circa 4 ore, quindi preferiscono fare strada verso casa subito, il prima possibile, proprio per non rientrare di notte inoltrata, no? L'autostrada è molto dritta e buia e per chilometri e chilometri intorno a loro e alla loro auto, no, ci sono solo alberi e cielo. È importante questa scena, no? Si mettono in macchina,
inizia a fare buio e l'autostrada americana è dritta, 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 alberi di qua, alberi di qua c'è buio, no? Non è che sono illuminate chissà quanto, quindi il cielo, se non è nuvoloso, è un tappeto incredibile di stelle. Poi nel 1961 sarà stato con meno smog, ancora più proprio inquietante da vedere, soprattutto se sei una persona suggestionabile. D'un tratto una luce nel cielo incuriosisce Betty, che per vedere meglio di cosa si tratta prende il binocolo e le sembra che questa luce stia precipitando, ma non capisce bene cosa possa essere. Barney, mentre ancora continua a guidare, le risponde che sarà un satellite o un mini aereo, ma i movimenti che fa questa luce fanno scartare l'opzione satellite, perché si muove come se fosse pilotata questa luce. Sarà quindi un elicottero, che sta precipitando. Insomma, Barney, incuriosito, vedendo che questa luce si è fermata in un punto vicino a loro, si avvicina con la macchina, pensando che potrebbe esserci qualcuno che ha bisogno di aiuto. Arriva così a circa 200 metri dalla luce. È abbastanza preoccupato però, perché come già vi ho detto, negli anni 60, un uomo nero di notte da solo con una donna bianca in macchina in un posto isolato, diciamo, avrebbe potuto fare una brutta fine. Infatti scende dalla macchina portandosi una pistola e il binocolo. Si avvicina per vedere meglio e rimane come pietrificato, perché vede in aria, a circa una trentina di metri da terra, un disco volante, dice dalla forma di un grosso pancake, così lo descrive, molto silenzioso e luminoso, con all'interno degli esseri delle sembianze non umane che da dietro un vetro si sono accorti di lui e lo stanno guardando. Barney non crede ai suoi occhi, ma dopo questo scambio di sguardi in cui è rimasto paralizzato, ai lati di questo disco volante spuntano due luci rosse e da sotto al disco tipo un fascio di luce dal quale spuntano questi esseri, tipo una decina di questi alieni, no? Vestiti con uniformi nere lucide, e Barney scappa. Praticamente era andato per aiutare e ora ha bisogno d'aiuto lui. Scappa in auto e senza dare spiegazioni inizia ad accelerare, a scappare nel tentativo di allontanarsi il più possibile, nel minor tempo possibile. In macchina sentono entrambi, sia Betty che Barney, un ronzio e vedono una forte luce colpirli e di colpo si ritrovano a circa 50 km di strada più avanti rispetto a dove si trovavano, storditi e tipo intorpiditi e che non ricordavano più cosa fosse successo. A Portsmouth, quando arrivano già a Albeggia, scendono dalla macchina e senza prendere le valigie entrano in casa per andare a dormire. Si sentono stanchissimi e sporchi. Barney si ispeziona il corpo perché si sente come se fosse stato toccato, ma non trova niente. Anche Betty si sente così e spogliandosi si accorge che la fodera interna del vestito che indossava, no, fosse strappata. Ovviamente è strano, perché stiamo parlando di un vestito nuovo che ha indossato solo quella volta. Ad ogni modo, Betty non ci pensa troppo, posa il vestito e lo conserva. Si mettono a dormire e quando si svegliano, Betty dice a Barney che devono assolutamente raccontare quello che hanno visto, quello che gli è successo. La luce nel cielo, il disco volante, il ronzio, la luce che li ha assorditi. Ma Barney le dice che è meglio di no, perché questa storia non li avrebbe messi in buona luce. Probabilmente nessuno li avrebbe creduti. Betty non è d'accordo e telefona a sua sorella Janet per raccontarle quanto accaduto la sera prima. A casa della sorella di Betty si sta prendendo il caffè il capo della polizia di Portsmouth, che le suggerisce di fare rapporto alla guardia aerea militare che si trova lì vicino. Betty però è anche preoccupata perché si sente come se qualcosa possa averla contaminata. Così la sorella chiede al suo vicino di casa, che ha studiato fisica, se c'è qualcosa che Betty possa fare per capire se è stata contaminata da qualche raggio gamma, qualcosa del genere. E il vicino le dice di Prova a no. sollevare la macchina. 10 giorni dopo quella notte, Betty inizia a fare dei sogni molto vividi e ricorrenti, infatti farà lo stesso sogno per ben 5 notti consecutive. Incubi molto dettagliati che vive più come un ricordo che come una fantasia. Si convince così tanto che questi sogni siano il ricordo di cosa accadde quella notte che Betty scrive cosa ha sognato. Ma andiamo per ordine. Il giorno dopo Betty racconta questi sogni a Barney e a sua sorella e nel raccontarglieli è molto sicura che si tratti del ricordo di cosa accadde in quelle 2 ore
circa di amnesia che hanno avuto entrambi per quei 50 chilometri. Betty ha anche delle prove che dimostrano non possa trattarsi di una fantasia sua. Ad esempio si è resa conto che hanno impiegato 2 ore in più per arrivare a casa. Gli orologi di entrambi si sono fermati, il vestito è strappato dall'interno, la macchina ha dei strani segni rotondi sulla carrozzeria. Insomma, Betty ne parla con suo marito, che le crede subito, e con sua sorella, che le consiglia di raccontare la sua storia alla stazione dell'aeronautica militare per avvertirli di quanto successo. Insomma, vanno a parlare con il maggiore Henderson e dopo una lunga chiacchierata il maggiore scrive il suo rapporto, in cui, specificando la buona fede dei testimoni, lui conclude che per i dati forniti ci sono elementi insufficienti e che essi stessi sembrano molto confusi nel raccontare cosa accadde. Dopo questa chiacchierata con il maggiore Henderson, Betty decide di documentarsi quanto più sugli UFO e legge un libro dal titolo La cospirazione dei dischi volanti, scritto da un altro maggiore dell'aeronautica, un tale Keoe. Betty decide di scrivere all'autore del libro e gli racconta tutto quello che le è successo per filo e per segno, e inaspettatamente riceve come risposta: metti una bussola sulle macchie della carrozzeria della macchina per vedere se ci sono delle anomalie, se è stata colpita da un qualche tipo di magnetismo, no? Betty e Barney prendono una bussola, la poggiano sul cofano della macchina dove ci sono queste strane macchie e la bussola inizia a girare a caso in tutte le direzioni. Betty scrive un'altra lettera a Keoe in cui racconta del comportamento della bussola, e 3 settimane dopo ricevettero a casa la visita di un investigatore del NICAP. Che cos'è il NICAP? È un gruppo di ricerca civile sul fenomeno degli UFO esistito in America dal 1950 al 1980. Dunque si presenta alla porta un tale Walter Webb del NICAP. Walter Webb interroga entrambi gli Hill per circa 6 ore, durante le quali li riempie di domande di ogni tipo: dove li avete visti esattamente, dove eravate voi esattamente, in che modo ha reagito il veicolo quando l'avete guardato, come è cambiato mentre non lo guardavate. Ma mentre chi era questo? Uno del NICAP. E che cacchio è il NICAP? Ma l'ho spiegato! Ma che se tu pensi alle ciuciuriette del principe, io che cazzo ci posso fare? È un'organizzazione civile di investigatori degli UFO che è esistita in America dagli anni 50 agli anni 80. Che cos'è? Chi è? Che cosa succede? Dove sono? Oh, oh, oh. William! Il tè tra 2 ore! E alla fine scrive il suo rapporto in cui dice di essere convinto che dicano la verità. E dice Webb, malgrado non esercitino professioni che esigono l'accuratezza di un'osservazione scientifica, dice Webb di essere stato particolarmente impressionato dalla loro intelligenza, dalla loro apparente onestà e dalla loro voglia evidente di attenersi ai fatti, diminuendo dal racconto quanto più possibile le loro sensazioni. Questa, dice, dovrebbe essere un indizio del fatto che stanno dicendo la verità. Ma secondo me invece è il contrario. Il riassuntino di quello che è successo te lo puoi pure essere inventato. Esatto. Invece, cioè, ti viene da dire: io scioccata mentre vedevo questa Esatto. cosa, mi sono sentita troppo Esatto. spaventata. Esatto. Ci stiamo cagando sotto! Webb aggiunge anche che secondo lui gli Hill sono credibili perché da questa storia non hanno nulla da guadagnare, ma solo da perdere, e che quindi già solo per questo sono quantomeno da ascoltare, da prendere in considerazione e da, se è il caso, anche credere. Dall'interrogatorio di Webb passa qualche altra settimana e un gruppo di investigatori torna a trovare gli Hill, gli fanno molte altre domande e per la prima volta Barney racconta dell'amnesia che colse entrambi dopo aver visto il disco volante. Questa cosa è stranissima perché difficilmente un'amnesia viene a 2 persone contemporaneamente nello stesso tempo, no? E a meno che non sia stata causata da qualcosa o da qualcuno. Li hanno sparaflesciati. Te l'ho detto. Li hanno sparaflesciati, il caso è chiuso, cioè basta. Al prossimo video. Li hanno sparaflesciati. Cioè è stato l'agente J o è stato l'agente K? Qualcuno li ha sparaflesciati. Ma di che cazzo stiamo parlando? Cioè è inutile, ma ancora ci poniamo, cioè 60 anni che indagano, ma li hanno sparaflesciati. Li hanno sparaflesciati, è ovvio.
Nel tentativo di rinfrescarsi la memoria, Betty e Barney tornano nelle White Mountains, la strada dove hanno visto il disco volante. Tornando lì sperano di ricordare qualcosa in più, ma niente, purtroppo tornano a casa con gli stessi dubbi di prima. Aprono la porta, entrano in sala da pranzo e sul tavolo trovano delle foglie uguali a quelle che c'erano lì nel luogo dell'incontro con il disco volante dove erano appena stati. Le spostano e in mezzo alle foglie trovano gli orecchini che Betty indossava quella sera e che non ricordava di aver perso. La prima cosa che pensa Betty è: sono stati gli alieni, ci hanno riportato tipo con un raggio laser gli orecchini. Barney, che è più attento, si guarda intorno, le risponde subito che questo non prova affatto che sono stati gli alieni, ma che qualcuno può entrare in casa loro quando vuole e senza che possano accorgersene. Barney guarda Betty negli occhi e le dice: non siamo al sicuro. Passa qualche mese e Barney inizia a stare male, sempre più male, fino a quando non ne può più e decide di farsi visitare bene da uno specialista. Scopre così di soffrire di ipertensione e di avere una forte ulcera al duodeno. Il dottor Stephens, che lo ha in cura, però sospetta che Barney non riesca a guarire da quest'ulcera, da questa ipertensione, per qualche problema psicologico, forse depressivo, e gli consiglia di andare in cura da un neuropsichiatra di Boston, il dottor Benjamin Simon. Chi è il dottor Simon? È un ex comandante esperto in ipnosi regressiva per la cura dello stress post-traumatico dei militari di ritorno dalla guerra, quindi alieni o non alieni, lui era di ritorno dalla guerra, comunque, dico, sarebbe caduto comunque a fagiolo. Arriviamo così al dicembre 1963, quando Barney inizia la terapia dal dottor Simon, che sospetta sin da subito che il problema alla base dello star male di Barney possa risiedere negli avvenimenti della notte tra il 19 e il 20 settembre 1961. Così il dottor Simon decide di sottoporre entrambi a un periodo di sessioni di ipnosi regressiva allo scopo di guarire Barney dallo stress post-traumatico che gli causa questa ulcera, questa ipertensione. Bene, durante queste sedute riaffiorano tutti i dettagli di cosa accadde in quelle 2 ore di amnesia. Barney riesce a superare una specie di blocco mentale che gli ha impedito di ricordare e racconta che quando ha visto da vicino il disco volante si è come paralizzato e una voce gli è entrata nella testa. Ecco cos'è che ha iniziato a ricordare. Una voce gli è entrata nella testa, ha cominciato a dirgli questa voce: non muoverti. In inglese? Nella sua lingua? Certo che gliel'ha detto in inglese. Vabbè, No, l'alieno ci vuole non muoverti con le inglese. Che cazzo vuol dire? E si è spaventato, mi sta parlando in una lingua aliena. Cioè, nella sua lingua. Ma il punto c'è, in realtà fa meno ridere di quanto non... Sì, gliel'ha detto nella sua lingua, ok. Qualunque sia. Scusami, gli alieni parlano inglese. Ma l'alieno telepaticamente ha comunicato con lui, quindi usando la sua mente. Ah. Per questo è riuscito a parlare la sua lingua, perché c'è entrato in testa, l'ha controllato tipo senza parlare, ci ha detto non muoverti, capito? Però lui ha sentito una voce, Nella sua non ha testa. sentito un comando. Ma ha sentito tipo la sua voce nella sua testa, non ha ok. sentito l'alieno. Ah, ok. Ma io ti devo spiegare, ma io ti sembro un ufologo, cioè... Poi è salito di corsa in macchina e senza accorgersene ha preso una strada sterrata che li ha portati in mezzo agli alberi, dove da una forte luce sbucarono quegli esseri vestiti con delle tute nere lucide, come quelli del... Barney si ricorda che lo hanno fatto salire sul disco volante, intimandogli di tenere gli occhi chiusi, lo hanno fatto sdraiare, lo hanno spogliato e hanno eseguito degli esami di vario genere, tra cui gli hanno inserito una sonda nel retto e gli hanno poggiato una specie di tazza sui genitali per prelevare un campione di sperma. Una volta finito di fare questi esami, questi alieni lo hanno scortato fino in macchina, ancora con gli occhi chiusi. Barney poi li riapre, vede la sua macchina con i fari spenti, apre la portiera, si siede e si sente sollevato. Vede arrivare anche Betty, scortata da questi esseri, e ricorda di aver pensato, come stupito, no, di essersi stupito, di avere avuto paura, no? Dice, non c'è nulla da temere.
Si ricorda di aver provato questa sensazione, come se si fosse preoccupato per nulla. Poco dopo Trauma. ricorda di aver alzato gli occhi al cielo e di aver visto come una luna molto luminosa allontanarsi velocemente e che guardandola ha sorriso pensando se ne stanno andando. Betty è seduta accanto e anche lei ridacchia, lo guarda e gli dice finalmente ci credi ai dischi volanti? E lui, Betty, non escere... che giustamente erano fattissimi. Betty, non essere sciocca, certo che no. All'inizio del 1964 anche Betty si sottopone ad ipnosi regressiva e riesce a ricordare molti altri dettagli. Ad esempio, quando si sono ritrovati di fronte agli alieni vestiti di nero lucido, ricorda di essere scesa dalla macchina e di aver tentato di scappare, ma l'hanno trovata subito e scortata sul disco volante. Ricorda che mentre stava salendo sul disco volante ha iniziato a prendere a calci gli alieni che le stavano accanto, no? E che così le si è strappato il vestito. L'hanno fermata dicendole di non avere paura, che non le avrebbero fatto del Sempre male. in inglese. Ma ti pare che gli alieni parlano in inglese? No, in italiano parlano gli No, ma parleranno in alienese. Ho capito, ma ci sono entrati nella testa. Betty riesce persino a ricordare, grazie a queste sedute di ipnosi regressiva, una mappa e a disegnare questa mappa stellare che ha visto all'interno dell'astronave, fatta da tantissime lucine sospese in aria dentro una specie di bolla ovale. Questa mappa l'ha vista dentro l'astronave, Betty, e la disegna quello che si ricorda. Betty durante le sedute di ipnosi descrive anche le sembianze degli alieni, sostenendo che fossero minuti, glabri e macroencefali. No, tipo quelli che c'è dietro. Esatto. Da qua deriva da lei questa immagine. Ah. Col passare degli anni sono state fatte varie riproduzioni del volto di questo alieno. Ne è stato prodotto persino un busto a grandezza naturale. Ve lo faccio vedere da qualche parte. Ad oggi si trovano tutte queste cose conservate là a Portsmouth in un museo, tipo. Sì, ci hanno messo pure una targa dove che sono stati rapiti in onore, tipo in Addirittura. memoria. Sì, perché là tutti ci credono. Nella loro cittadina Wow. ci credono tutti. Ma alla fine di queste sedute, che cosa pensa il dottor Simon? Secondo lui, al di là di ciò che raccontano, al quale si può credere come non credere, le loro menti e i loro ricordi, quelli di Betty e quelli di Barney, in qualche modo si sono sincronizzati e condizionati, come se Betty avesse creato nella mente di Barney dei falsi ricordi indistinguibili da quelli veri. Poco importa però perché dopo queste sedute di ipnosi regressiva Barney ha iniziato a stare meglio. Adesso l'unica cosa che conta, l'unica cosa che vuole è stare tranquillo, dimenticarla questa storia. Barney la vuole mantenere top secret. Nell'ottobre del 1965, quindi dopo qualche mese di pace in cui Barney e Betty sono stati meglio, sono andati avanti con la loro vita, bene, un bel giorno, così, a timpulata, il Boston Traveler, un giornale di Boston, pubblica un reportage lunghissimo per 5 giorni consecutivi dove viene raccontata la loro storia per filo e per segno, compresi anche tutti i dettagli delle sessioni di ipnosi regressiva. C'è una violazione della riservatezza così grande, non si era tipo mai vista. E com'è possibile una cosa del genere? A raccontare tutta la loro storia è stata una vicina di casa amica di Betty, che ha raccontato tutto quello che sapeva al giornalista del Boston Traveler John Luttrell, il quale, dopo aver raccolto tutte le informazioni dall'amica di Betty, ha persino chiesto agli ignari coniugi Hill se potesse intervistarli per un articolo in cui voleva raccontare la loro esperienza. Ma ovviamente loro si sono rifiutati, proprio perché non volevano che la loro storia venisse raccontata, soprattutto Barney, che aveva una paura assurda, che se si fosse venuto a sapere avrebbe potuto farsi cattiva reputazione, perdere la stima di chi lo conosceva, o peggio ancora, che questa storia avrebbe potuto mettere in cattiva luce le sue battaglie per i diritti civili. Ma il giornalista John Luttrell non è d'accordo e quindi se ne fotte. La storia degli Hill diventa di dominio pubblico. È popolarissima. In poco tempo chiunque sapeva degli Hill e di cosa gli fosse successo. Durante un'intervista fatta al giornalista Luttrell, alla domanda «Signor Luttrell, come mai se ne è sbattuto le balls del diritto alla privacy degli Hill?», Luttrell risponde
che la volontà di queste persone merita di essere considerata. Ma dov'è la linea di confine, dice, tra il mantenimento di un certo grado di privacy e il diritto pubblico all'informazione? Nel prendere questa decisione, dice, ho voluto prima di tutto precisare ai lettori che gli Hill non avevano avuto alcun contatto con il Boston Traveler prima che li contattassi io e che non avevano parlato con nessuno di quell'incontro e che non volessero che la loro storia venisse raccontata. Quindi Luttrell si giustifica così, con la carta diritto all'informazione. Ovviamente in poco tempo la vita di Betty e Barney è cambiata di nuovo e data l'impossibilità di sottrarsi all'attenzione mediatica, dopo aver parlato, dopo aver fatto una riunione di famiglia, perché persino i loro familiari sono stati travolti da questo enorme polverone mediatico, Betty e Barney decidono che tanto vale raccontarsi loro stessi e incaricano lo scrittore John Fuller di narrare cosa accadde quella notte nel viaggio di ritorno a casa, e nasce così il libro Il viaggio interrotto. Il libro è un successo, un successissimo, in pochissimo tempo diventa un best seller incredibile, rimane primo in classifica vendite per mesi. Tutto il mondo è scioccato dalla loro esperienza. Betty e Barney sono i primi a raccontare al mondo di essere stati rapiti dagli alieni, i primi a descriverli nelle sembianze con cui ad oggi nell'immaginario collettivo vengono rappresentati gli alieni. Sono i primi a sottoporsi a delle sedute di ipnosi regressiva, ad aver raccontato di aver sofferto di amnesia poco dopo quell'incontro. Insomma, Betty e Barney hanno aperto la strada a tutti gli altri racconti di esperienze simili che fino ad allora nessuno aveva mai raccontato così. Praticamente metà sceneggiatura dei film Men in Black è stata ispirata dagli Hill. Barney lavora alle poste, come fa l'agente K quando viene pensionato dai Men in Black. L'amnesia avuta contemporaneamente, provata da Betty e Barney, no? È una luce, come la luce sparaflesciata tipica dei Men in Black. Barney è un attivista per i diritti civili dei neri e combatte contro il razzismo, e quando l'agente Jay va indietro nel tempo e viene fermato dalla polizia solo perché è un uomo nero che sta guidando una bella auto, lui che cosa gli dice? Agente, solo perché sono nero non è che vuol dire che quest'auto l'ho rubata, cioè quest'auto l'ho rubata ma non perché sono nero. Voi che ne dite? Voi che ne pensate? Avranno magari preso spunto da questa esperienza, che comunque è famosissima in America, sicuramente la conoscevano quando hanno scritto la sceneggiatura, o sono solo coincidenze? Possiamo parlarne nei commenti, ma adesso andiamo avanti. Poco tempo dopo, alcuni estratti del loro racconto, tratti dal libro, che ormai ha raggiunto le fantasie della cultura pop, finiscono sulla rivista Look, con tanto di disegnini che avevano realizzato gli Hill per essere quanto più dettagliati possibile. Barney e Betty a questo punto si prendono una pausa dal lavoro per promuovere il libro, partecipare a programmi televisivi, radiofonici. Insomma, che cosa succede poi? Che inaspettatamente nel 1969 Barney, all'età di 47 anni, così di colpo muore in circostanze misteriose per via di una emorragia cerebrale. A questo punto entra in gioco la nipotina di Betty, Kathleen Marden, che da 40 anni indaga su quella notte e sui rapimenti alieni, cercando di scoprire la verità su cosa accadde veramente ai suoi zii e cosa continua ad accadere a tantissime altre persone in tutto il mondo. Kathleen sospetta che qualcuno possa aver manipolato le dichiarazioni fatte dai suoi zii, perché indagando tra i documenti ufficiali, cercando tra le deposizioni fatte dai suoi zii ai militari nel 1963, Kathleen scopre che i militari hanno scritto che la luce nel cielo vista dai loro zii fosse ferma, simile a una stella, quando la verità che è sempre stata raccontata è che la luce facesse degli spostamenti repentini a zigzag. Ma perché l'ufficiale che ha scritto la dichiarazione degli Hill avrebbe dovuto mentire, scrivendo un'altra versione dei fatti? La risposta potrebbe essere perché in quegli anni in America c'è stato un grande problema sulla gestione delle informazioni riguardanti gli esperimenti militari. Ad esempio, non so se vi ricordate il famoso incidente di Roosevelt.
del 1947. Ricordiamolo in breve. Allora, l'America, nel bel mezzo della guerra fredda contro la Russia, cerca di inventarsi nuovi metodi per spiare cosa fanno i russi senza essere scoperta, e cercano di scoprire se in Russia stanno facendo esperimenti atomici o in generale di nuovi ordigni, cercando di sentirli. Gli scienziati americani si inventano quindi dei palloni volanti con dei particolari microfoni in grado di percepire delle particolari onde sonore che sarebbero riconducibili a quelle delle esplosioni provenienti dalla Russia. Bene, uno di questi palloni precipita in una campagna di Roosevelt, lasciando per terra i resti in frantumi di quel sofisticato microfono e della struttura in plastica e alluminio del pallone. I militari ovviamente che fanno? Hanno avuto ordine di far scomparire tutto prima che, per non far scoprire a nessuno del loro esperimento di spionaggio, dei loro metodi o della loro tecnologia. Quindi in fretta e furia fanno sparire tutti i pezzi del pallone. Ovviamente nessuno ha potuto smentire le voci che quel pallone in realtà fosse un'astronave aliena e che i militari abbiano fatto sparire le prove del disco volante e addirittura dei corpi degli alieni rimasti feriti in quell'incidente e che ovviamente sono stati trasportati nell'area 51. Stando alle teorie complottiste, il governo non ammetterebbe l'esistenza degli alieni perché la situazione gli è sfuggita di mano e le centinaia, forse migliaia di persone che ogni anno vengono rapite li costringerebbero ad ammettere di aver fallito e di non sapere come fare per difenderci. Da cosa? Dai rapimenti alieni. Dagli alieni, perché un pallone che cade è troppo complicato. Arriviamo così al 1976, quando il giornalista John Luttrell racconta a Kathleen, la nipotina di Betty, che quando scrisse l'articolo per il Boston Traveler aveva raccolto anche 14 testimonianze di persone che quella notte avevano visto nel cielo un oggetto luminoso in quella zona, no? Muoversi esattamente come raccontano loro. Luttrell racconta che avrebbe voluto inserire anche queste testimonianze nell'articolo, ma che il giornale si rifiutò di inserirle nell'articolo. Così Luttrell che cosa ha fatto? Ha deciso di inviare queste dichiarazioni, queste testimonianze di questi 14 testimoni oculari al fisico esperto di oggetti volanti non identificati Stanton Friedman. Kathleen gli chiede quei documenti a Friedman, ma non ottiene risposta, fino a quando un giorno, poco prima che Friedman morisse, Kathleen ricevette una lettera con scritto che Luttrell effettivamente avesse intervistato 14 testimoni oculari e che purtroppo quei documenti sono andati perduti. Nel tentativo dunque di trovare nuove prove, a Portsmouth hanno conservato ed esaminato il vestito di Betty ed effettivamente nella fodera interna, all'altezza dell'ombelico, sono state trovate delle macchie di fluido corporeo. Hanno analizzato questi fluidi ed effettivamente appartengono a Betty. E dato che Betty non ha più indossato quel vestito, presumibilmente si tratta del fluido che è uscito perché un ago è entrato nell'ombelico. Ma torniamo un attimo a quando Betty, durante le sedute di ipnosi regressiva, ha disegnato la mappa stellare. Vi ricordate che ha disegnato questa mappa stellare? Betty l'ha disegnata esattamente come l'ha vista. All'interno di una superficie ovale e larga, piena di puntini con delle linee curve in movimento, con un grande cerchio dal quale partivano molte di queste linee che raggiungevano altri cerchi con altre linee. Insomma, Betty riproduce questa mappa facendone uno schizzo e per anni si è pensato che fossero dei puntini casuali disegnati da Betty e che nel cielo le stelle siano talmente tante che figurati se non si trova, no, una corrispondenza con le stelle e i puntini disegnati da Betty. Ma questa coincidenza non si è mai trovata. Per anni, infatti, molti si cimentarono nell'impresa di scoprire da quale punto dell'universo provenissero quegli alieni che hanno rapito gli Hill, ma nessuno riuscì a trovare una coincidenza perfetta con le stelle, fino a quando, un giorno, un'insegnante di biologia appassionata di astronomia di nome Marjorie Fish ne ha fatto una riproduzione, lei, utilizzando filo di lenza e perline in cerca di una coincidenza con le costellazioni da noi conosciute. Riuscire a trovare un perfetto allineamento nelle mappe sembra impossibile, fino a quando si butta sul pavimento, gira la testa verso la riproduzione che ha fatto della mappa di Betty
e improvvisamente, guardando da un'angolazione diversa, riconosce quelle stelle, quelle posizioni. Si tratta di Zeta Reticoli. È il 1974 quando Marjorie Fish fa sapere al mondo intero di essere finalmente riuscita a decifrare la mappa ricordata da Betty. Stando alla scoperta fatta da Marjorie Fish, gli alieni che hanno rapito Betty e Barney Hill provengono da Zeta Reticoli, un complesso sistema solare binario che si trova a circa 39 anni luce dalla Terra. Minchia, va, pigliali. Questa è la prova, questa è l'ultima innegabile prova che Betty e Barney hanno detto la verità. A questo punto però Marjorie viene convinta a condividere i risultati della sua scoperta con la rivista scientifica Astronomy. Ma il direttore della rivista Astronomy non è convinto nella dimostrazione fatta da Marjorie, però vuole che venga aperto un dibattito sull'argomento e che vengano coinvolti quanti più scienziati disposti a dimostrare un eventuale errore o l'esattezza della deduzione avuta da Marjorie, con prove migliori di una riproduzione fatta con lenza e perline. Ebbene, rispondono all'appello due astrofisici che sono anche noti divulgatori scientifici, Carl Sagan e Stephen Soter, che dichiarano, dopo attente analisi, che secondo loro la dimostrazione delle stelle nella mappa disegnata da Betty è del tutto casuale. Questa risposta non manca di critiche, perché ci si aspettava una dimostrazione più scientifica di questa smentita che gli astrofisici avrebbero formulato. A quanto pare non vollero prendersi lo sbatti di perdere tempo formulando, dimostrando con dati e ricerche scientifiche quella che ai loro occhi risultò essere, come dire, una constatazione ovvia. Non agli occhi dei complottisti, però, che a questo punto della storia iniziano a fioccare come popcorn. Adesso però facciamo un salto in avanti di quasi 30 anni per avere una prova assolutamente certa che la ricostruzione fatta da Marjorie Fish non sia corretta. Ebbene, Marjorie non ha tenuto conto delle distanze e grazie alla missione di astrometria spaziale Hipparcos dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, che ha dato informazioni sulla distanza di migliaia di stelle, adesso sappiamo che le stelle di Zeta Reticoli sono ben più lontane di come si immaginasse e quindi il posizionamento fatto da Marjorie Fish, riprendendo il disegno della mappa disegnata da Betty, non poteva essere riconducibile a pianeti intorno a Zeta Reticoli e quindi sembravano vicine, ma invece sono lontanissime e quindi non sono riconducibili a Zeta Reticoli. Arriviamo così al 2004, quando all'età di 85 anni anche Betty ci lascia. Dalla scomparsa di Barney sono passati quasi 40 anni, durante i quali Betty non si è mai risposata, ma ha continuato a cercare la verità sugli alieni che li rapirono quella notte di ritorno dalla luna di miele. Kathleen, sua nipote, le è sempre stata vicina e continua ancora oggi a raccogliere prove per dimostrare la veridicità di quanto raccontato dai suoi zii. A me questa storia mi ha scatenato una curiosità ingestibile che mi ha portato a viaggiare da un complotto all'altro. Ad esempio, i cerchi nel grano. I cerchi nel grano, negli anni 70, sono la prova che un disco volante sia atterrato esattamente in quel punto. La maggior parte di questi cerchi nel grano appaiono tutti in Gran Bretagna. Così, quando viene ipotizzato che fossero il risultato di alcune correnti d'aria, tale affermazione scientifica venne dai più scartata, perché se così fosse dovrebbero verificarsi anche in altre parti del mondo, ma invece comparivano soltanto lì. Per non parlare che dopo che questa spiegazione scientifica, che fosse il vento a causare questi cerchi nel grano, i cerchi nel grano iniziarono a diventare sempre più complessi, con vere e proprie forme geometriche impossibili per il vento da realizzare in maniera casuale. Quindi i complotti, invece di fermarsi, iniziano ad alimentarsi e quei simboli diventano in poco tempo dei messaggi, dei segnali alieni comprensibili solo per chi è in grado di saperli leggere, cioè da altri alieni. Un bel giorno del 1991 però Doug Bauer e Dave Chorley rivelarono di essere loro gli artefici di quei cerchi nel grano e poi di quei simboli nel grano. Ovviamente questa dichiarazione attira l'attenzione dei media, che vogliono sapere come hanno fatto e soprattutto perché. Così Dave e Doug raccontano la loro storia, dicono di essere entrambi degli artisti
artisti, dei pittori e che andavano nelle campagne di cereali della Gran Bretagna in cerca di ispirazione. E così dicono che un giorno Doug si ricordò di quando era stato in Australia nel 1966 e dell'enorme potere mediatico che ha avuto un agricoltore di nome George Pedley dopo che ha raccontato di aver visto un UFO prendere il volo nei pressi della sua laguna, dove in seguito andarono a fare un sopralluogo e trovarono un cerchio nel grano di circa 9 metri apparentemente lasciato da un disco volante. I media iniziarono a speculare talmente tanto sulla vicenda che Doug non se ne dimenticò più. Così ha proposto a Dave di fare un cerchio nel grano anche loro per vedere come avrebbero reagito i media locali e le persone. Solo che in poco tempo la situazione gli è sfuggita di mano e prima di perdere del tutto la paternità dello scherzo hanno deciso di confessare di essere stati loro a realizzarli. Ovviamente hanno fatto vedere anche come li hanno realizzati e hanno raccontato come si sono divertiti anche a prendere in giro con le loro figure sempre più complesse i sostenitori delle teorie secondo la quale fosse stato il vento a piegare il grano. Per chi lo volesse sapere, usavano una corda, una tavola e con il piede attaccato alla tavola e alla corda piegavano il grano. Se trovo caso nel video ve lo faccio vedere. Adesso però spostiamoci dalle campagne dell'Inghilterra alle campagne della Sardegna, precisamente a Villa Speciosa, quando il 1° maggio del 2000 un contadino di nome Pietro Podda si sveglia e trova nel suo terreno un enorme cerchio nel grano. Il signor Pietro, meravigliato per l'accaduto, ripensa alla notte prima e si ricorda che tutti i cani hanno abbaiato per molto tempo e di aver visto dalla finestra delle strane luci in lontananza. Anche i vicini raccontano la stessa cosa, confermando tutto. Come se non bastasse, tutti gli animali della fattoria, sia dei Podda che dei vicini, l'indomani del ritrovamento del disco volante, non hanno mangiato o bevuto nulla e sembravano anche molto storditi. Cosa ce ne facciamo di queste informazioni? Niente, però creano quell'effetto misterioso che in queste storie è fondamentale. Ho dimenticato di dirvi che questo contadino che ha trovato il cerchio nel grano ha una figlia che si chiama Giovanna Podda. Quindi rimettetevi comodi per ascoltare la strana storia di Giovanna Podda, la donna che da 47 anni viene rapita e ingravidata dagli alieni. Giovanna è la figlia di Pietro Podda, il contadino sardo che da una notte all'altra si è visto spuntare dapprima un cerchio nel grano e poco dopo una quantità enorme di curiosi che lo hanno parecchio infastidito. Ma cosa c'entra sua figlia Giovanna? Siamo nel 1974, quando Giovanna ha 4 anni e passa le giornate da sola in campagna a giocare con dei bambini poco più alti di lei. Quello che Giovanna non poteva immaginare è che quei bambini non fossero bambini, ma in realtà degli alieni. Giovanna è molto curiosa e ama giocare sull'altalena, arrampicarsi sugli alberi, guardare il cielo, le stelle, è molto attratta dal cielo e certe volte le capita di tornare tardi a casa e di non ricordare perché, di non ricordare cosa abbia fatto. Giovanna compie 13 anni e diventa signorina, esce a giocare e dopo 4 ore, quando torna a casa, i suoi genitori sono furibondi per la sua assenza, non sapevano dove fosse andata e con chi, e sono molto preoccupati per questo. Giovanna quando torna a casa è stordita, non ricorda quasi nulla e dopo qualche giorno però inizia a ricordare qualcosa, ma la sua memoria è troppo debole, scambia il ricordo con la fantasia. Se non fosse che scopre di essere incinta. Fa un test che conferma questa sua sensazione, ma qualche giorno dopo Giovanna torna a casa e sente di non essere più incinta. Ed è vero. E cosa diamine sta succedendo? Non ce lo chiediamo solo noi, probabilmente se lo sarà chiesto anche lei.
Infatti, Giovanna indaga e cerca di ricordare e finalmente non solo ricorda cosa le è successo, ma vede cosa le sta succedendo. Un'astronave aliena la rapisce e la sottopone a una serie di esami, dopodiché gli alieni, per lo più i grigi, gli stessi della storia precedente di Betty e Barney Hill, le prelevano degli ovuli o, come le è appena successo, la fecondano in utero per prelevarle dopo una trentina di giorni il feto che gli alieni fanno poi crescere in degli uteri artificiali. Giovanna è sconvolta. Lo shock di questa scoperta è devastante. Non solo ha scoperto l'esistenza degli alieni sulla Terra, ma ne è anche vittima. L'episodio del cerchio nel grano di fronte a casa sua, dunque, sarebbe soltanto una prova di queste visite che gli alieni fanno a Giovanna regolarmente. Il programma Mistero racconta in televisione la storia di Giovanna, con una breve intervista durante la quale Giovanna si mostra tra lo spaventata e il finalmente qualcuno mi ascolta. Racconta che i suoi ovuli vengono usati regolarmente dagli alieni e che lei stessa è spesso incinta per poco più di un mese. E come se non bastasse, mostra una TAC che si è fatta al cervello, nella quale è ben visibile un trattino non identificabile con nulla dalla scienza umana. E che a suo dire è un chip alieno che le è stato impiantato tramite una sonda molto sottile che le è passata dal naso per raggiungere il cervello senza effettuare alcun tipo di taglio o di intervento chirurgico invasivo. Giovanna inoltre mostra anche un sacco di foto e di prove, tra cui alcuni segni che le rimangono sulla pelle, che sono tipo 3 punti, come fossero piccole bruciature da sigaretta, però questi 3 pallini che formano tipo un triangolo, Giovanna sa che sono il segno che le rimane dopo che gli alieni le fanno una puntura che servirebbe tipo a prelevare dei campioni di sangue e di altre sostanze presenti nell'organismo di Giovanna. Infine, per non farci mancare nulla, al programma Mistero viene mostrata la foto di un feto morto che Giovanna sostiene fosse un tentativo mal riuscito di creare un incrocio con un'altra razza aliena dalla corporatura molto alta e magra. Purtroppo però questo tentativo non è riuscito e Giovanna ha dovuto abortire il feto dell'alieno in casa prima che il suo crescere a dismisura la perforasse. Questo feto gli alieni non si sono premurati di venirselo a prendere e quindi Giovanna ha potuto farci le foto che non può fare sull'astronave perché i dispositivi elettronici umani a bordo dei dischi volanti non funzionano. Molti l'hanno offesa, sostenendo che fosse impazzita e che quello fosse il cadavere di un coniglio. Al tempo dell'intervista a Mistero, Giovanna ha 28 anni e da allora continua a ripetere che lei non voleva mostrare quella foto, che la trasmissione si è approfittata di lei per via dell'audience importante che la sua storia ha fatto raggiungere al programma. E come se non bastasse, dice Giovanna, che da quando la sua verità è stata raccontata nessuno le ha più dato un lavoro, gli amici l'hanno allontanata e l'unico aiuto che ha ricevuto è stata, dice, che le hanno proposto di farsi ricoverare in un istituto psichiatrico. Giovanna decide di partire e arriva fino in Giappone, dove viene invitata dalla televisione giapponese per raccontare la sua storia. Si sottopone ad altre visite mediche per controllare la sua condizione di salute, le fanno anche una TAC, ma anche un esame per scoprire cosa sia quella sostanza che le rimane addosso dopo ogni rapimento alieno. E il laboratorio giapponese, in merito a questa sostanza, non trova nessun corrispettivo biologico o sintetico di produzione umana. Insomma, attualmente Giovanna vive da sola in una casa in campagna e continua ad essere rapita regolarmente dagli alieni senza che nessuno possa farci niente per aiutarla o per impedirglielo. O almeno questa è la versione di Giovanna. Andiamo adesso alla versione dell'alieno. Per l'ultimo caso ci spostiamo in Svizzera, dove il 3 febbraio del 1937 a Bulak nasce Edward Albert Meyer, detto Billy. In questa piccola e sperduta cittadina, all'età di 5 anni, Billy inizia ad avere incontri con una comunità aliena, che stando alle sue dichiarazioni proviene dal sistema stellare delle Pleiadi.
dunque chiamati Pleiadiani. Questi alieni, che per la prima volta vengono raccontati anche come attraenti figure femminili, lo contattano e lo portano spesso con loro sia sul loro pianeta che addirittura indietro nel tempo. Billy da giovane viaggia spesso in Oriente e durante uno dei suoi viaggi rimane coinvolto in un incidente stradale che gli causa la perdita di un braccio. Continua però lo stesso a viaggiare, entra in contatto con la mistica orientale e inizia a diventare un personaggio simbolo degli incontri ravvicinati del terzo tipo. Billy non si limita però solo a questi incontri, ma diventa un dimostratore dell'esistenza degli alieni, è una specie di profeta del mondo che verrà. Conosce una donna e si sposa, insieme fanno 3 figli, divorziano e nel frattempo pubblica un sacco di prove, sia foto che video, dei dischi volanti. Purtroppo però tutte le prove da lui mostrate sono state ritenute dei falsi. Lui ha sempre negato però, trovando di volta in volta una scusa perfetta. Ad esempio quando gli hanno trovato in casa la riproduzione di un disco volante, cioè la prova che le foto fossero dei falsi realizzati ad hoc, Billy ha detto di aver fatto quella riproduzione dopo aver scattato la foto e che quindi tipo non dimostrasse nulla, insomma cose così. Tra un mistero e una prova, una smentita e una scusa, continuano ad essere tantissime però le persone che ogni anno sostengono di aver visto o di aver vissuto un incontro ravvicinato del terzo tipo con un alieno. Non sapremo mai dove finisce il complotto e inizia la verità che vogliono tenerci nascosta. L'unica cosa certa è che nel vasto universo è sicuro che non siamo le uniche forme di vita intelligente. Vi faccio vedere questa foto che ho scattato con il mio telefono inquadrando il mirino di un telescopio al planetario di Palermo a Villa Filippina. È una cosa sbalorditiva. Quanto è inquietante però pensare che guardando il cielo che tutte quelle stelle sono come il nostro sole e che attorno ad esse molto probabilmente ruota un pianeta con qualcuno che si sta ponendo la stessa domanda nostra. Siamo soli nell'universo? Probabilmente ponendosi lo stesso problema nostro per scoprirlo, no? E cioè che è impossibile raggiungere distanze così enormi. Bene, titoli di coda e subito dopo contenuto extra. Voglio parlarvi adesso del mio momento complottista, in cui ho pensato persino che dovevo scrivere a Elon Musk, perché ho pensato che effettivamente qualcosa non quadra. Perché dopo più di 60 anni, tipo, durante i quali si è sempre parlato e riparlato di questi dischi volanti che vanno e vengono dallo spazio, nessuno, può essere mai che nessuno ha mai avuto la felice idea di costruirne uno così per provare. Né la NASA, l'RKA o l'ESA, neanche per curiosità così abbia mai costruito un'astronave a forma di disco volante. Partendo da questo dato certo, perché penso che si sarebbe saputo, no? Se fosse stato costruito e tentato un lancio spaziale con un disco volante. Seguitemi perché ora viene il bello. Eccomi. Eppure, se fosse il disco la forma giusta per navigare nello spazio, a darmi ragione c'è l'ovvia constatazione che per ogni materia esiste la forma giusta per muovercisi sopra, no? Con un mezzo. Vi faccio l'esempio, no? Per navigare sull'acqua la forma ideale è la barca, per navigare dentro l'acqua è il sottomarino. Per volare, no? Quindi per navigare, per muoversi dentro l'aria, è l'aereo. E se la forma giusta per muoversi nello spazio fosse il disco e non il razzo? Arrivati a questo punto, la mia deduzione teorica mi ha fatto fare anche un pensiero ancora più azzardato. E se nelle condizioni di navigazione dello spazio, che sappiamo essere senza aria, senza acqua, senza gravità, ma con una grande quantità di materia oscura, della quale non sappiamo pochissimo, praticamente non abbiamo capito niente, non sappiamo neanche cosa sia. Mi sono chiesto, e se il disco volante nello spazio ad una certa velocità e inclinazione riuscisse a saltare, come fa una pietra della stessa forma, no? La pietra che lanciamo a pelo d'acqua non è a forma tipo di disco volante, no?
E se questi salti, no, seguitemi perché questo momento è decisivo. A questo punto sono andato fuori di testa e ho invocato subito il premio Nobel per la fisica. E se questi salti diminuissero drasticamente le distanze, no che aumentino la velocità, ma che diminuiscono le distanze. Cioè, se avessero nella materia oscura un effetto, non so che, se riuscite a seguirmi, come la teoria della relatività di Einstein, se questi salti avessero un effetto, no, di creare come delle scorciatoie, delle porte. Bene, io direi che per oggi possiamo fermarci qui. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Noi ci vediamo prestissimo con una nuova biografia e basta.